Trovare la propria vocazione, la propria missione, il lavoro della propria vita o comunque ridisegnare il lavoro che già si svolge ha a che fare con la propria identità. Significa trovare un'espressione più profonda di chi siamo come esseri umani. Cosa voglio fare nella mia vita? Che tipo di lavoro voglio fare? Qual è il lavoro della mia vita? Questa è una domanda che io mi sono fatta veramente tante volte. E tu quante volte ti sei fatto questa domanda? Per trovare il lavoro della tua vita devi iniziare a ragionare su che tipo di impatto vuoi avere su te stesso, sugli altri e sul mondo che ti circonda. La prima domanda da porti potrebbe essere: che cosa voglio fare? Ma questa domanda è impossibile rispondere perché c'è troppa pressione in gioco. Dobbiamo andare al centro della questione in un altro modo. Quindi come si fa? Indipendentemente da come sei arrivato alla domanda su che tipo di lavoro è significativo per te, la risposta è sempre la stessa e ha a che fare con il tuo mondo interiore e con dei luoghi interiori e momenti significativi in cui in realtà sei già stato. Perché? Perché la tua identità personale è una raccolta di storie. Quelle storie ti rendono ciò che sei, modellano ciò che vuoi e dettano ciò che è significativo per te. Quindi quando si tratta di cercare il proprio personale senso di scopo, il significato che stiamo cercando è basato sulla nostra personale esperienza ed è assolutamente unico. In passato hai già vissuto momenti significativi. Quali erano? Ci piace pensare al tempo come ad un continuum che scorre dal passato attraverso il presente e poi nel futuro, e questo in modo lineare. In realtà il nostro mondo interiore non interagisce con il tempo in questo modo, perché se la tua vita fino a questo punto ha raccontato ad esempio storie di frustrazione, di insoddisfazione o comunque momenti di stallo, allora ecco che sarai portato a pensare che quello che ti aspetta dal futuro sia esattamente lo stesso tipo di esperienza. Se il tuo passato invece ha raccontato storie che si sono svolte esattamente come tu hai voluto, che si sono svolte positivamente, ecco che allora sarà questo che tu ti aspetterai dal tuo futuro. È come se ripercorressimo dei sentieri già battuti senza vederne di nuovi, e questo sia nel bene che nel male. L'idea che non possiamo cambiare il passato, che potremmo non essere in grado di controllare il presente e che il futuro potrebbe essere già qualcosa di predeterminato, è in realtà una preoccupazione che da sempre ha interessato sia filosofia che scienza, soprattutto per quanto riguarda l'essere umano. E qui entra in gioco la fisica quantistica, che ci suggerisce in realtà qualcosa di nuovo, ossia di vedere il tempo come una vera e propria dimensione, così come lo è lo spazio, e che nelle leggi della fisica in realtà non vi sia una distinzione così netta, così come la concepiamo noi, tra passato, presente e futuro. Questo pensiero va contro tutto ciò che noi persone comprendiamo della nostra realtà quotidiana, perché in realtà viviamo il tempo come lineare, ma questo è semplicemente un modo per la nostra mente di dare senso all'universo. Quindi come possiamo comprendere il tempo come una dimensione unica, piuttosto come qualcosa di lineare? E se questo nuovo modo di concepire il tempo passasse proprio attraverso la nostra nuova consapevolezza, che non esiste una divisione universale tra passato, presente e futuro, e che quindi non si tratta di entità che alla fine sono separate, ecco che allora ognuno di noi può ricercare il proprio sviluppo e il proprio personale senso di scopo, prendendo consapevolezza e comprensione del proprio passato, di quale sia la propria realtà ora e di cosa riserva il proprio futuro, pensando ad una dimensione che è unica, dentro cui ci muoviamo e che ci dà informazioni in modo costante e continuo. Perché in realtà il tempo, tutto il tempo, passato, presente e futuro, sta succedendo proprio ora, mentre viviamo giorno dopo giorno, e anche mentre vi sto parlando esattamente in questo momento.
Questo ci riporta all'idea che in realtà tu hai già sperimentato un significato e il modo di avere un impatto significativo sul lavoro della tua vita. Non devi trovare la tua vocazione o la tua mission partendo da zero. Quindi la domanda a questo punto è: come trovare quei momenti all'interno di un tempo inteso come una dimensione unica? Ebbene, nel secondo video proverò a dare risposta a questa domanda.